Salve a tutti e ben ritrovati qui sul canale di Banking 1234 e eccoci con una nuova live, questa volta sarà dedicata alla showcase di Resident Evil, ossia Resident Evil 8 Village. Mancano 2 minuti e 45, naturalmente ho provato questo metodo su Twitch, solo che la videocamera non me l'hanno messa, quindi oggi farò senza videocamera, farò solo un live commentary generale. Mancano 2 minuti, come ho detto presenteranno un nuovo trailer di Resident Evil 8 Village, la data di uscita, un nuovo gameplay e altri capitoli, penso, poiché ricorre l'anniversario, il 25esimo anniversario di Resident Evil, della saga, diciamo. Io sono stato sempre appassionato a questa saga, lo giocai con Resident Evil 2 su PlayStation 1, poi ho visto il terzo, ho giocato fino allo sfinimento al quarto capitolo, il quinto l'ho visto su YouTube, il sesto non l'ho visto, il settimo l'ho visto da 3 streamer differenti e i remake li ho visti, ho giocato alle demo e li ho visti dagli streamer, ecco. Non so se questo Resident Evil 8 lo prenderò, io spero di sì, se è molto interessante da quanto si è visto nei trailer che hanno mostrato per l'evento di PS5, fa ben sperare, è qualcosa di diverso, ossia non sarà inerente agli zombie di Raccoon City, ma partirà dopo il settimo in un villaggio e sarà tutto concentrato su maledizioni, vampiri, lupi mannari e via discorrendo. Penso di aver detto tutto, mancano 52 minuti, tanto vediamo. Ok, perfetto. Intanto l'orologio, il timer sta per scadere, abbassiamo un po' il volume, non si sa mai. Ok. Attenzione, parte la musica. Attenzione, un nuovo trailer. Si sono viste le stelle. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to our Resident Evil Showcase. I'm your host, Brittany Brombacher, here to give you a closer look into what Capcom has coming up for the Resident Evil franchise. We'll be kicking things off with some brand new content and an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay that you do not want to miss. So without further ado, let's get started. Tutto quello che c'è da sapere su Resident Evil, la saga, ecco. Hey now, think positively, all right? Attenzione. We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Ma questa non è mia. Ma questa è mia, la tipa del settimo. Non era morta. Ok, la campana sta ridondando, hanno detto. The bell tolls for us all. They're coming again. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda.
Yes, of course, I understand the importance of the Però ceremony. il telefono quando chatta I won't let you down. non fa. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. Questo è troppo sporco in realtà. Well, Ethan Winters. There you are. Puttana Eva, che creatura. In pratica sta tipa vampiro sarà la protagonista, anzi Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. E questo che cazzo? No, vabbè, non c'è dato saperlo. That was amazing, but I still have so many questions. Like, Certo when che can I abbiamo pre-order solo this molte thing? domande. Perhaps producer Pete Fabiano has some answers for us. Let's see what he has to say. Hey everyone, I'm Pete Fabiano, producer on Resident Evil Village. Fabiano, When we first producer. announced Resident Evil Village back in June, we only mentioned PlayStation 5, Xbox Series X, and PC. I'm happy to announce we've been working hard to bring the survival horror experience onto current generation consoles as well. Resident Evil Village will also be coming to PlayStation 4 and Xbox One, day and date with next gen. The PS4 version can be upgraded for free to the digital PS5 version, and the Xbox One version gives you free access to the game on Xbox Series X through Smart Delivery. It's also my pleasure to tell you exactly when you can get your hands on the game. Resident Evil Village will be available worldwide on May 7th, 2021, with pre-orders kicking off today. Alongside the standard edition, we have a few other options for the game. First, we have the Digital Deluxe Edition, available on all platforms. Players will be able to heighten their survival horror experience with extra content, including in-game items that call back to Resident Evil 7 Biohazard. There's also a collector's edition for consoles that includes all the deluxe edition content, as well as a striking figure of Chris Redfield, a steelbook case, poster, and art book. And for those of you who haven't played the previous entry, we have the Resident Evil Village and Resident Evil 7 Biohazard bundle. This lets you get your hands on the award-winning RE7 while you wait for Resident Evil Village. Ordinate. Pre-order any of these editions, and you'll be able to get your hands on both the Mr. Raccoon weapon accessory and their survival resource pack, which will offer additional support during the first few hours of gameplay. Finally, digital pre-orders from the PlayStation Store will receive an exclusive Resident Evil Village mini soundtrack. Sì. Io non All provo right, un cazzo. I've been waiting for this. I know you've been waiting for this. It's time for the world premiere first look at Resident Evil Village gameplay. Alongside this first look, we have Pete Fabiano back to offer some insights as well. Let's take a look. Attenzione, appena completa il attenzione. Now we're here to give you an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay. Just like in Resident Evil 7 Biohazard, you'll be taking control of Ethan La Winters. grafica è pazzesca. You'll make your way from the village to the castle. Players will need to get in and search for their kidnapped daughter. As you've noticed by now, Resident Evil Village keeps the first-person perspective. La prima persona. We think it really draws players into the detailed world we've created. Attenzione, si entra dentro il castello. Ma guarda che bello che hanno fatto. Guarda che figa grafica. You'll see a lot of those little details come to life here.
The team put a ton of effort into creating a truly authentic feel. From art design to technology, everything ties in great and creates some beautiful visuals. Guarda che figata. Tutto dettagliato. Now it's time to meet some of the castle denizens. As you'd expect, a warm welcome's not really what's in store for Ethan. Man blood. Attenzione, non ti parla. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Però Shifting gears a bit, we're finally going to show off some combat. attenzione se It's not just about shooting. Guarding will also be an important part of the game. Each type of enemy has their own distinct way of fighting, so you'll need to change up your strategy to defeat them. Everyone knows what to do with red barrels, right? Sembra che c'è una maniera di merda. Some of you will remember a similar management system in Resident Evil 4. This time around, we've added crafting, which allows you to create items such as first aid and ammo. Ma finalmente l'ha inventato in Resident Evil 4. There's also an assortment of weapons to find and utilize throughout the game. No, bellissimo. Cazzo, l'inventario di Resident Evil 4, bellissimo. Potevi fare- I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone has heard of the likes of you. The merchant makes a return. This time he's known as the Duke. Cosa lì, vendo. You'll be going to him to buy and sell weapons, amongst other things. Peccato, mi aspettavo quello di Resident Evil 4, quello che faceva welcome. The director wanted to give him a unique look, and you'll often find him in different situations each time you encounter him. He's an interesting fella. No, beh, puoi spaccare i Smash away with your trusty knife. There's plenty of items to find in your travels. Wait, do you hear that? And we've also got extra objectives outside of the main ones. Of course, it goes without saying that there'll be plenty of puzzles to solve for players to move forward. Oh, and plenty of surprises to keep you on your toes. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Well, that's one way to end the video. Termina Now qui. that we've shown you what's in store for Resident Evil Village, let's take a look at the exclusive PlayStation 5 demo. Scappa da... For this demo, players won't be playing as Ethan, but as a character we're referring to as the Sì, ma non Maiden. la potete mettere, cazzo, porca troia. Unlike sì, the sì, actual sì, game, no. this experience doesn't feature combat or even blocking. Cazzo, io voglio giocare da dentro. We're hoping to have players get a real feel for the visuals and audio as they take the Maiden on her journey to find a way out of the castle. And you can download the exclusive demo on PlayStation 5 today.
Of course, we want as many people as possible to get a chance to play. So we'll have a separate new demo available on all platforms, ready for sometime this spring. Hanno detto che la demo sarà This year marks the disponibile 25th anniversary of the Resident Evil franchise, with the very first game releasing in Japan back on March 22nd, 1996. Since then, the series has expanded well beyond the realm of video games. From toys and board games, to CG movies, to live-action Hollywood films, Resident Evil has become a cultural icon. Resident Evil continues to offer surprises around every corner, so let's pass it along to producer Tsuyoshi Kanda to hear more about what you can expect in 2021. Earlier this month, we started inviting players to join a closed beta test. The test won't happen until later next week, but I want to use this chance to reveal more details. With the 25th anniversary of Resident Evil coming on March 22nd, we are excited to celebrate this milestone with our fans. Last September, we showed off a piece of key art showcasing some of Resident Evil's iconic characters to start the celebration. Now, I'm happy to announce what was behind that. Let's take a look. Attenzione, open. Questo non è una stazione di Resident Evil. Ma Resident Evil Resident Evil contro di me. Ma che cazzo? Ariverse is one of the ways we're celebrating the 25th anniversary of the franchise, showcasing so many of the characters that fans love. It'll be available for free to anyone who purchases Resident Evil Village, so be sure to follow the Resident Evil social channels for the latest news. And check out the official website for even more details. On behalf of Massive Entertainment and Ubisoft, congratulations to the Resident Evil team on their 25th anniversary. We can't wait to get our hands on our reverse. For the occasion, we are bringing a celebration to our game, Tom Clancy's The Division 2. For a limited time, you will be able to collect some of the iconic outfits and items from the original Resident Evil trilogy. Everyone that logs in during the event will get Leon Kennedy's Raccoon Police Department outfit as a warm-up. Now let's have a look at some of these. Kennedy. 皆様こんにちは。バイオハザードの映像作品にてプロデューサーを務めていますカプコンの小林博之です。昨年発表しましたフル 3DCG アニメーションバイオハザードインフィニットダークネスについてお話したいと思います。ゲームでおなじみのレオンとクレアが活躍する物語となっております。時間軸はバイオハザード4の後の、数年後のお話となっておりまして、レオンがスーツ姿でとある場所でゾンビ事件に巻き込まれます。この作品はですね、Netflix にて全世界、配信になりますので皆さんお楽しみください。 Wow, a lot's been happening and I hope you enjoyed watching. But if you missed anything along the way, don't worry, keep an eye on the Resident Evil social channels and official website, which will be sharing everything from today's show. As a quick reminder, Resident Evil Village is available for pre-order starting today for the PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, and Steam for PC. And don't forget, PlayStation 5 owners get a sneak peek through downloadable content available worldwide starting today. It has been an absolute honor to celebrate the amazing Resident Evil leading up to its 25th anniversary with all of you across the globe. I'm your host, Brittany Brombacher, and thank you so much for watching. Until next time.
durato 20 minuti. Così, a cazzo di cane. Beh, che dire allora. Carina come presentazione, anche se io pensavo che durasse un'oretta e giù di lì. Bello quello che hanno mostrato, il trailer e il gameplay di Resident Evil 8 mi sono piaciuti molto, infatti si comincia già a intravedere qualcosa della trama che nei vari trailer per la presentazione di PS5 non ci hanno dato proprio indizi fisici, di questo sono contento. Che dire, hanno sparato tutti gli annunci di Resident Evil così pam 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 de botto senza mai fermarsi. Resident Evil Verse, il multiplayer ambientato nella stazione di Raccoon City, è ancora presto per dirlo, ma direi che l'idea non è male. The Division, la collaborazione con Resident Evil, io non c'ho The Division 2, o meglio, ce l'ho sì, però l'ho disinstallato. Delusione per non aver visto Resident Evil Remake, il quarto capitolo, sì, perché c'è anche un remake, solo che quando li hanno mostrato per i 25 anni. Speriamo che mostrino informazioni più presto, nonostante io ripeto, non voglio un remake di un capolavoro come Resident Evil 4 sulla stessa base del secondo e del terzo, perché sennò dopo alla fine cominciano a smerdare tutto quello che hanno fatto di buono finora, ed è possibile che Separate Ways, ossia l'avventura di Ada messa gratis dopo che sbloccavi, dopo che finivi la storia, non vorrei che la mettessero a pagamento, e questo mi urta le balle, porca di quella puttana. Delusione anche per il fatto che la demo di Resident Evil viene prima su PlayStation 5 già da oggi, mentre su PlayStation 4 dobbiamo aspettare la primavera, e dato che la PlayStation 5 non si trova da nessuna parte, mi urta leggermente. Per non dire altro, i preordini naturalmente di tutta questa Bradam Collector's Edition, bonus preordine, la soundtrack, bla bla bla, non li farò manco a pagare oro, poiché sappiamo tutti che ultimamente ci sono stati dei rinvii di giochi che avevano annunciato per il 2021, e non vorrei che anche Resident Evil, nonostante esca il 7 maggio 2021, possa essere soggetto a rinvii di qualsivoglia natura. Ecco, non voglio, diciamo, che succeda questo. Vediamo un attimo se riesco a beccare. Questions like, when can I pre-order To the game on Xbox Series X through Smart Delivery. It's also my pleasure to tell you day and date with Next Gen. The PS4 version can be upgraded for free. What you're really made of, Ethan Winters. The PS4 version can be upgraded for free to the digital PS5 version. And the Xbox One version gives you free access to the game on Xbox Series X through Smart Delivery. It's also my pleasure to tell you exactly when you can get your hands on the game. Resident Evil Village will be available worldwide on May 7th, 2021. Ecco qua, questo è quello che voglio visionare. Allora, c'è già lo spoiler che Chris Redfield diventa un lupo mannaro così a cazzo di cane, spero che nel gioco ce lo spieghino. E in tutto il mondo il 5/7 del 2021 ho messo questa immagine, poiché, ripeto, non so se è soggetto a rinvii, e per dirvi una volta per tutte che io non preordinerò a distanza di mesi e mesi sto gioco. Io finché non lo vedo sugli scaffali il 5/7 del 2021, o anche prima, se diciamo romperanno il day one le catene media, World GameStop e bla bla bla, finché non lo vedo sugli scaffali io non lo preordino.
Ecco, questo è tutto quello che voglio dire. Bellissima presentazione. Sono contento anche, un'ultima cosa prima di chiudere, sono contento che hanno messo le stesse funzionalità di Resident Evil 4, vale a dire dall'inventario, che l'hanno messa a mo' di valigetta che puoi fare Tetris per fare spazio, non come quello di Resident Evil 7 che era un inventario, una merda allucinante. Che altro? Sì, il castello dove ci sono le streghe, le vampire, quelle tizie inquietanti, mi ha ricordato molto il castello di Salazar. Infatti in alcuni momenti ho visto proprio che hanno ricreato, cioè hanno fatto tipo un tributo al castello di Salazar in Resident Evil 4. Quando spacchi i vasi e tutto quanto, ha la stessa funzionalità di quando spaccavi i vasi di Resident Evil 4, solo che al posto di trovare alcune munizioni ci trovavi anche dentro i serpenti. Vabbè. Bene, questo è tutto quello che volevo dire in merito a questo live event. Peccato che sia durato poco e che hanno sparato tutto quanto a raffica. Io vi ringrazio per la visione. Se volete lasciate un like alla pagina Twitch. Domani la caricherò questa live su YouTube e ci vediamo domani con la reaction. Sì, domani notte con la reaction a WandaVision, se no la farò sabato mattina. Sì, penso sabato mattina la reaction di WandaVision. Domani penso che farò Cyberpunk. Buona serata a tutti.